Quanto è incidente la trazione al quarzo in un motore per giradischi? Oggi andiamo a scoprire un Technics SP20 con braccio SAIC VE308N. Con questo Technics SP20 siamo nel Giappone del 1976 e si tratta di un prodotto assemblato, quindi il cabinet SH10B4, un braccio che è stato scelto, braccio alternativo a quello che possa essere una costruzione full Technics, un SAIC VE308N, quindi un braccio da 9 pollici e mezzo. E questo che è il gruppo motore SP20. L'SP20 è un motore a trazione diretta controllato al quarzo, uno dei primi controllati al quarzo, il fratello minore del più famoso SP10 MK2. Siamo nel 76, quindi è già la seconda generazione di motori di un certo tipo, motori a trazione diretta. Vi ricordo che i primi motori a trazione diretta venivano emessi da Technics nel 72 all'incirca, con l'SP12, che era la versione solo motore, solo gruppo motore del Technics SL 1200 MK1 ovviamente, e il gruppo motore di punta che era l'SP10, sempre ovviamente MK1. Si tratta di una coppia di motori rivolti all'utilizzo professionale, ma che ancora non erano equipaggiati con il controllo al quarzo, che sarebbe venuto da lì a qualche anno appunto con questa serie. Un giradischi importante, dalle dimensioni di oltre 50 cm e un peso di circa 14 kg, che ovviamente è completamente manuale. Ma adesso andiamo a scoprirlo meglio, un po' più da vicino, e scoprendone appunto quali sono le caratteristiche tecniche. Giradischi, come si diceva, dalle dimensioni importanti, sono 51 cm di larghezza, 41 circa di profondità e quasi 17,5 a cover chiusa. Cover che è originale, questa che vedete, in colorazione fumé e su cerniere in metallo removibili. Quindi la cover la si può togliere e posizionare a fianco del giradischi, magari per non avere l'effetto risonanza. Il cabinet, l'SH10B4, è studiato apposta per questo modello, per l'SP20 e per l'SP10 MK2. È realizzato in multistrato con verniciatura nero, color piano nero lucido diciamo, e la vaschetta di alloggio per il braccio che può alloggiare fino a bracci da 12 pollici e removibile, quindi anche sostituibile. Si tratta di un plinto abbastanza pesante, solo il plinto pesa oltre 5 kg e il motore ne pesa oltre 8, quindi siamo all'incirca su un peso di 14 kg di tutto il giradischi. Un motore controllato al quarzo con un piatto di 32 cm che fa un bel volano. Abbiamo una coppia allo spunto di 1,5 kg per centimetro quadrato, quindi un bello spunto, e una forza motore che consente la fermata e l'azionamento in una frazione di secondo. Anche il passaggio di velocità è repentino e praticamente istantaneo. Il piatto pesa all'incirca 2,5 kg ed è parte sostanziale del gruppo motore, come sul più famoso SL 1200-1210. Il controllo è al quarzo e il freno è completamente elettronico. Questo consente sia un rapido raggiungimento della velocità impostata che anche un rapido stop, una rapida fermata. Il braccio, la parte del braccio, si tratta di un braccio SAIC che è nato come risposta al più famoso SME 3009 e quindi un braccio a doppio coltello che è costruito ed ha performance migliori del più famoso appunto SME. È un braccio che è dotato di regolazione del VTA, di regolazione della forza di appoggio ovviamente, l'anti-skating a pesetto, a contrappeso, e la regolazione fine dello zero per bilanciarlo perfettamente, e alzabraccio a bagno d'olio, un braccio performante che dà la possibilità di essere equipaggiato con un ampio spettro di testine. L'attacco dello shell ovviamente è quello standard SME,
e quindi ci consente di poter equipaggiare questo giradischi con varie testine magari già alloggiate sull'apposita conchiglia e agevolarci nella sostituzione della testina qualora dovessimo andare a intervenire. Vediamo com'è il suo funzionamento, che essendo manuale è particolarmente semplice. Andiamo a selezionare la velocità di funzionamento, andiamo a dare lo start. Ci premuriamo di trattenere l'alzabraccio in posizione alzata, posizioniamo la testina sul punto dove vogliamo che abbia inizio la riproduzione e abbassiamo il braccio. Per le migliori performance del giradischi si può livellare il giradischi grazie ai piedini regolabili, oppure se si volesse si può anche upgradare il braccio sostituendo il cavo di uscita del segnale con uno più performante, quindi è un giradischi che si presta a molteplici possibilità. Adesso è in riproduzione, ovviamente non si sente nulla per via dei vari copyright che ci impongono i social. Lo vogliamo stoppare, andiamo ad alzare il braccio, a dare lo stop. Come vedete lo stop è all'interno del quarto di giro, come accade sul più famoso SL 1200. Alla fine della riproduzione andiamo a spegnere il giradischi. Per quanto riguarda i competitor, rilegherei il tutto sul suolo giapponese. Starei su tre concorrenti di base. Un Denon, il DP6000, che è coevo a questo ed è sempre controllato al quarzo, oppure un Sony, un TTS 8000 che era quasi il top di gamma, oppure un famosissimo Micro Seiki DQX 1000, la versione appunto controllata al quarzo del precedente DDX. Sono gruppi motore nati per utilizzi intensivi, professionali e quindi di un certo peso, di una certa qualità costruttiva, che possono essere paragonati appunto a questo SP20, sia dal lato delle caratteristiche tecniche che dal lato del costo. Non l'hai ancora fatto? Iscriviti al canale così rimani sempre aggiornato sui nuovi arrivi e se clicchi la campanella ti arrivano gli avvisi di quando viene pubblicato un nuovo video. Torniamo a noi. Veniamo adesso alle conclusioni di questo video. Andiamo a vedere a chi è rivolto questo apparecchio. Si tratta di un giradischi, come abbiamo visto, performante ai massimi livelli, dalle prestazioni eccezionali e fatto costruito per durare. E è rivolto all'audiofilo esigente, a colui il quale sa già smanettare con i bracci del giradischi e quindi riesce a settare il proprio braccio al meglio e renderlo performante alla sua massima espressione. È un giradischi importante e quindi anche dal costo abbastanza elevato, quindi non è sicuramente rivolto al neofita. Per tutti i dettagli ti rimando al sito www.allstore.it, dove trovi questo apparecchio e anche altri simili o comunque concorrenti o comunque anche di fascia più bassa o più alta. Li puoi trovare nell'apposita sezione dei giradischi. Grazie ancora per essere arrivato fin qui e viva il vintage!